Benvenuti nel nostro nuovo video di Evo Amore. Oggi parleremo con Murena delle sue caratteristiche, delle capacità che ha di leggere nelle persone e nelle sue capacità sciamaniche che possono aiutarci in quel viaggio che abbiamo chiamato in Evo Amore Armonia del Sé, proprio attraverso la possibilità di leggere insieme a noi le nostre caratteristiche, i nostri talenti, le nostre potenzialità e anche i nostri limiti, facendo in modo che in un viaggio che si può fare insieme, aiutarci a conoscere meglio i confini, gli orizzonti della nostra esistenza per permetterci anche poi di espanderli. Tutto questo percorso, lei lo chiama Traccia d'Anima, è un percorso molto particolare, viene fatto personalmente, viene fatto con le singole persone ma anche con coppie, con gruppi, ed è una pratica che lei svolge da sensitiva da moltissimi anni, fa letture in tutto il mondo con tantissime persone e essendo anche fondatrice del nostro metodo e progetto di Evo Amore, le abbiamo chiesto di mettere a disposizione queste caratteristiche anche per il percorso che noi vogliamo fare di aiuto a costruire insieme a voi quello che può essere un percorso personalizzato. Ora sentiamo dalle sue stesse parole in cosa consiste questo percorso di Traccia d'Anima. Allora Murena, prima domanda, se vuoi spiegare brevemente cosa significa percorso di Traccia d'Anima. La traccia d'anima è un po' la ricerca, l'essenza di quello che noi siamo, al di là di quello che noi ci pensiamo. Abbiamo un percorso e abbiamo tante cose che interagiscono con noi, di conseguenza spesso non siamo veramente così vicini a quel centro, a quel fulcro che è parte della nostra anima. Quali tipi di strumenti utilizzi per fare questo viaggio con le persone? Uso più strumenti integrati in base anche alle esigenze della persona, al punto in cui la persona si trova, perché ci sono persone che hanno già fatto tanto lavoro su di sé e hanno bisogno solo di comprendere alcune parti, ci sono persone che partono da zero, virgolette, e ci sono anche persone che hanno l'esigenza di fare dei piccoli passi, quindi comprendere anche solo delle parti. Diciamo che io utilizzo, in base appunto a queste necessità, utilizzo sia la lettura delle mani, sia l'astrologia, ed entrambe abbinate a dei metodi che io personalmente ho elaborato nel tempo attraverso i miei studi. Quindi non parliamo di lettura della mano che va a vedere cosa succederà nel futuro, eccetera, ma parliamo di osservazione della mano, dove si vanno a vedere le caratteristiche, le emozioni che vengono trasmesse dal nostro pensiero proprio in questi ricettori che si esprimono nelle mani. Hai anche pubblicato un libro su questo? Ho pubblicato un libro, al momento soltanto in italiano, ma in previsione anche di farlo in inglese. Su questo parliamo proprio di questo metodo che è molto semplice, molto intuitivo, basato sui 4 elementi. Quindi diciamo che andiamo ad abbinare, così come si abbina anche in astrologia, gli aspetti del elemento primario, elemento secondario, ma l'alchimia della persona attraverso i 4 elementi. Ecco, a tutto questo tu hai anche abbinato nella tua ricerca che dura da oltre 30 anni. Oltre 30 anni hai anche abbinato un lavoro particolare che fai proprio su quelle che sono le caratteristiche / personalità che ognuno di noi ha nella sua costellazione personale. Sì, diciamo che attraverso l'astrologia anche ho creato un metodo che va ad osservare la squadra interiore, perché noi presupponiamo, in questo caso io presuppongo che esista dentro di noi un gruppo che a volte va d'accordo, a volte invece come in qualsiasi gruppo ci sono delle discussioni, chiamiamole discussioni interiori.
Quindi andare a riconoscere queste parti, ma soprattutto a imparare a orientarle, perché a volte guidarle non è così semplice, però è possibile, ci avvicina tanto a capire il perché della nostra vita, la nostra traccia d'anima, appunto, qual è la cosa migliore che ci rappresenta, che possiamo sviluppare, al di là di quello che invece altri magari si aspettano da noi. Quindi questo è importante perché ci avvicina alla nostra vera natura e non a quello che invece, diciamo, è cultura, è epoca e cose di questo genere. Ecco, attraverso quello che abbiamo identificato come percorso di Evo Amore, come potrebbe essere utile alle persone questi strumenti che tu metti a disposizione? Noi come Evo Amore parliamo proprio del amare gli altri e amare se stessi, cioè imparare anche quella indipendenza, quella capacità di gestire le proprie emozioni, i propri sentimenti, il proprio percorso. Quindi più io sono consapevole di me stesso e più sono in grado di portare qualcosa agli altri e non di avere bisogno di dovermici appoggiare, che non vuol dire che gli altri non ci sono e non mi sostengono, però se io sono sempre bisognoso gli altri poi si allontanano, a volte può succedere anche che gli altri si sentono pressati perché loro stessi hanno il loro percorso da svolgere, quindi più noi siamo in grado di conoscere noi stessi e di guidare queste nostre capacità, ma anche di mettere a frutto i talenti, perché nelle diversità emergono proprio i talenti di ognuno. Quindi cosa io posso dare in una relazione, cosa l'altro può dare, e non dobbiamo essere ognuno la fotocopia dell'altro. Invece è importante proprio mantenere questa particolarità che ognuno ha e metterla al servizio di tutti gli altri. Quindi è senz'altro utile perché crea il lavoro su di sé, e quello che io penso personalmente è proprio importante in qualsiasi relazione aver imparato a lavorare su se stessi. Certo, quindi è anche un po' la base della nostra filosofia, quella di essere in armonia con noi stessi per poter poi donare armonia agli altri. Quindi è come se attraverso il percorso che fanno con te, è come se avessero un po' una mappa della propria situazione personale da tantissime prospettive diverse. Ti funziona come pensiero, come idea? Possiamo raffigurarla in questo modo. Io spesso rappresento proprio questa cosa anche come attori di una rappresentazione, quindi la rappresentazione viene al meglio nel momento in cui tutti sono coordinati, quindi dentro di sé, se mi coordino, sono in grado di poi fare rappresentazioni anche più ampie insieme agli altri. Quello che hai portato si riferisce al fatto che ognuno di noi può fare insieme a te un viaggio dentro se stesso per conoscersi meglio, ma questo tipo di strumento è possibile utilizzarlo anche per coppie e anche per gruppi, o è necessario farlo singolarmente? Assolutamente sì, cioè si può utilizzare sia per le coppie, sia per i gruppi, sia per le famiglie, quindi andare anche a vedere quali sono i punti di forza, i punti magari deboli dove ognuno può migliorare o integrare al meglio le parti di sé verso gli altri, perché a volte si discute proprio su punti dove non ci si comprende. Ecco, quindi come è possibile contattarti per iniziare questo lavoro su di sé attraverso i tuoi strumenti? Come Evo Amore abbiamo il sito web dove è possibile trovare nella voce consulenze traccia d'anima, quindi lì all'interno potete contattarmi e potete anche contattarmi attraverso la mail, appunto murena@evoamore.org. Ringraziamo Murena per queste informazioni che ci ha condiviso, e ci rivediamo presto al prossimo video.